Bene, oggi abbiamo avuto la nuova udienza nell'ambito del processo nei confronti dei 17 cittadini del territorio libero di Trieste che avevano manifestato pacificamente a difesa del Porto Franco internazionale di Trieste il 10 febbraio del 2014. Il processo è stato avviato ed è stato preceduto naturalmente da un'azione pesante e intimidatoria da parte dell'autorità giudiziaria per scoraggiare i cittadini di Trieste, del territorio libero di Trieste, ad esercitare i loro diritti. Abbiamo già avuto una prima udienza il 9 novembre del 2015 nella quale abbiamo presentato il difetto di giurisdizione disconoscendo il giudice italiano della Repubblica Italiana che era stato appunto messo a giudicarci, quali cittadini di un altro Stato e quindi al di fuori dei suoi poteri. Bene, in quell'udienza è accaduto che il giudice Marco Casavecchia ha, di fronte alla nostra eccezione ineccepibile, nella quale dimostravamo lo stato di diritto del territorio libero di Trieste ad oggi mutato, il giudice Casavecchia, senza fare l'obbligatoria sentenza a norma di legge del codice italiano, ha rigettato la nostra eccezione senza nemmeno entrare nel merito e senza nemmeno avere il coraggio di dichiarare la sovranità, peraltro, dello Stato italiano su Trieste e sul territorio libero di Trieste. Quindi ha deciso di andare avanti con un processo illegittimo. Noi abbiamo quindi immediatamente presentato una nuova eccezione di giurisdizione chiedendo al giudice di chiarire in maniera inequivocabile quale è la giurisdizione che lui sta esercitando in questo momento. Non può prenderci in giro, non può prendere in giro i cittadini del territorio libero di Trieste e continuare a violare il trattato di pace e la legalità internazionale. Bene, oggi al processo si discuteva di questo, della nostra nuova eccezione di giurisdizione, alla quale peraltro abbiamo allegato il recente documento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quello del 23 ottobre del 2015, che conferma pienamente quanto noi sosteniamo, ovvero lo Stato di diritto del territorio libero di Trieste ad oggi, Stato indipendente, quindi nessuna sovranità italiana sul territorio libero di Trieste. Bene, la reazione del giudice Casavecchia oggi è stata la seguente: ha rigettato la nostra eccezione comunicando che il processo andrà avanti e dicendo che ribadiva quanto aveva espresso nella precedente decisione, quella che noi abbiamo contestato. A questo punto gli imputati, tra virgolette imputati, cioè cittadini del territorio libero di Trieste che sono iscritti al movimento Trieste Libera, hanno dichiarato davanti al giudice di non riconoscere la sua autorità, di non riconoscere le sue decisioni illegittime sulla giurisdizione e hanno per questo abbandonato il processo. Quindi noi siamo usciti dal processo. Non sappiamo a questo momento cosa sta accadendo nell'aula, sappiamo che gli altri imputati fino a questo momento sono ancora dentro all'aula giudiziaria. Bene, ma per quanto ci riguarda, questo giudice che ha una volta di più violato i nostri diritti e violato la legalità internazionale, questo giudice non può naturalmente giudicarci. Quindi, per quanto ci riguarda, questo processo non potrà andare avanti in queste condizioni e non siamo disposti a farci giudicare da chi rappresenta illegittimamente il potere di uno Stato che ci sta occupando. Quindi, alla prossima vedremo naturalmente gli sviluppi, ma qui comunichiamo da subito che ci saranno, per quanto ci riguarda, immediate richieste di intervento a livello internazionale, visto che il documento che il giudice non ha voluto valutare e quindi riconoscerne la validità è un documento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
non è un documento del movimento Trieste Libera, stiamo parlando della massima istituzione mondiale che è garante del territorio libero di Trieste, al quale l'Italia deve rispondere. Basta con queste truffe ai nostri danni! Trieste! Libera!